vorrei dire come noi conosciamo l'uomo. Qual è l'umanità che noi conosciamo? L'umanità che noi conosciamo è quella che definivamo, permettetemi di dire fino all'altro ieri, la umanità cosiddetta binaria, i due sessi. Tutti siamo stati educati a usare la parola sesso maschile, sesso femminile. Deriva dal latino sectare, dividere, quindi distinguere, quindi differenziare, evitare confusioni, perché i due sessi non si confondono, hanno delle caratteristiche biologiche ben precise, sono fra di loro, dal punto di vista proprio biologico, tecnico quindi, sono fra di loro non diversi ma differenti, sempre facendo riferimento all'etimo latino, vuol dire portatori di specificità, dal verbo latino ferofers, portano delle specificità. La specificità maschile e quella femminile, unendosi fra di loro in una complementarietà che dà la pienezza, rappresenta l'umano conosciuto da almeno 1,5 milioni di anni. Il dimorfismo sessuale binario, sesso maschile e sesso femminile, fa parte della biologia dell'umano. In vari incontri, convegni, conferenze, uso sempre l'espressione per par condicio. Per i credenti questo dimorfismo sessuale binario è l'opera di Dio creatore. Per i non credenti questo dimorfismo chiaro, preciso, che non ammette confusioni, diciamo che è l'opera dell'evoluzione. Ma una cosa è certa, il dato di fatto è questo. La differenziazione che ci portiamo all'interno del nostro corpo, in tutte le cellule del nostro corpo, noi ci portiamo la differenziazione e l'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Il patrimonio genetico che è strutturato in quei piccoli 46 bastoncini che ci sono in tutte le cellule nucleate del nostro corpo, che si chiamano cromosomi, danno inequivocabilmente l'appartenenza di ciascuno di noi. Se da una parte abbiamo un XY che differenzia e caratterizza il maschio, dall'altra parte abbiamo un XX che differenzia e caratterizza la femmina. E questa sessuazione riguarda il corpo nella sua totalità. Come esperto e particolarmente appassionato di scienze neurologiche, vi posso dare testimonianza e mettere al corrente di come le neuroscienze negli ultimi 25-30 anni hanno fatto dei passi da gigante dimostrando che anche il cervello ha una sessuazione, non soltanto il soma, la corporeità in tutte le sue caratteristiche, è sessuata maschile o femminile, ma il cervello stesso, in strutture interne, che ovviamente per motivi di tempo e troppo tecniche salto, ma in strutture interne, anatomiche e funzionali, ha delle caratteristiche diverse. Perché? Perché il determinante biologico della sessuazione è rappresentato dal cromosoma Y. La presenza dell'Y dà una sessuazione maschile, l'assenza dell'Y determina una sessuazione femminile. E se noi prendessimo una qualunque cellula che troviamo per caso su questo tavolo e la analizziamo al microscopio elettronico, guardando quella cellula noi possiamo dire se quella cellula appartiene ad un corpo di sesso maschile o ad un corpo di sesso femminile. Questo è l'ABC della biologia che nessuno di noi si è inventato. Queste sono le radici biologico-scientifiche della differenziazione sessuale. Quando parliamo di gender, dobbiamo tenere presente che tutto questo bagaglio... scusate una parentesi perché non voglio lasciare un lato oscuro. Forse qualcuno si chiede, si starà domandando, ma tutta l'umanità è così? Tutti i 7 miliardi di abitanti che siamo sulla Terra è così? Certamente. La biologia fisiologica è questa. Esistono poi delle piccole aree grigie
una via di mezzo fra il tutto bianco e il tutto nero, cioè la mascolinità biologicamente ben determinata e definita, la femminilità altrettanto biologicamente determinata e definita, esistono delle zone grigie, ma attenzione, non fanno parte della biologia fisiologica, fanno parte della patologia. E allora esistono le varie forme, una volta venivano chiamati ermafroditismi, oggi questa parola è stata praticamente abbandonata, perché col progredire della scienza e della cultura abbiamo visto che molte di queste condizioni, ribadisco, patologiche, sono legate a delle alterazioni dei cromosomi e allora si parla di cromosomopatie, o delle alterazioni e allora si parla di genopatie e così via. Quindi la biologia dell'umano è quella di cui vi ho appena parlato.